Salve, io sono Michele Alberto Picchio e come promesso per celebrare la fine della serie di interviste di comizi di quarantena risponderò alle domande che mi avete inviato. Ne ho ricevute tantissime e di questo vi ringrazio molto. Per questo video ne ho selezionate alcune nel tentativo di soddisfare le curiosità più interessanti, ma nell'ipotesi che ne abbia dimenticate delle altre chiedo umilmente scusa e mi rendo disponibile per rispondere in privato a qualsiasi altro quesito. Bene, direi di non perdere tempo ulteriore e di iniziare con le domande. Il titolo Comizi di quarantena è un ovvio omaggio a Pierpaolo Pasolini, poeta, scrittore, regista, giornalista. Pierpaolo Pasolini è stato uno dei più grandi geni italiani, scomparso troppo prematuramente in seguito a vicende che ancora oggi necessitano chiarezza e giustizia. Nell'estate del 1965 Pasolini realizzò un film documentario intitolato Comizi d'amore, basato su interviste a persone comuni riguardo la sessualità, l'amore, le differenze tra i sessi. Mi guardo bene dal paragonarmi a Pasolini, ovviamente. Il mio è solo un segno di ispirazione e ammirazione per questo grande intellettuale e anzi ne approfitto per consigliare i suoi lavori a quei pochi che ancora non lo conoscono. Per quanto riguarda i titoli degli episodi, da parte mia c'era l'idea di introdurre con ironia gli argomenti delle singole interviste. Alcuni titoli sono di facile interpretazione, altri hanno riferimenti più nascosti, altri invece rimandano a vicende personali tra me e l'intervistato. Sfido voi a individuare e scrivere nei commenti il significato di ciascun titolo. All'inizio di questo progetto non avevo dei veri e propri obiettivi. La finalità era quella di ascoltare e raccontare storie, anche perché alla luce dell'esperienza di emergenza vissuta, sono sempre più convinto che soprattutto per la forte influenza dei social network, oggi si tende di più ad imporre la propria opinione senza conoscere, senza ascoltare, senza provare a cambiare i propri punti di vista. Certamente avevo delle aspettative, sia per ciascuna singola intervista, sia per la totalità di tutto il progetto. Molte di queste aspettative sono state mantenute, altre piacevolmente stravolte. Ho imparato molto da queste interviste, cambiando radicalmente molte delle mie opinioni e convinzioni. Più del risultato finale, ciò che mi ha affascinato è stato il percorso svolto. Come si dice, spesso il viaggio è più importante della meta. Durante il lockdown ho dovuto smettere di lavorare e chiudermi in casa. Come tante persone, necessariamente mi sono creato una nuova routine giornaliera, sconvolgendo il mio fuso orario, già molto scombussolato di suo. Dormivo durante il giorno e stavo sveglio la notte per lavorare ai video, per vedere serie e film. Le cose che mi sono mancate di più sono sostanzialmente due: la serenità e la progettualità. Le due mancanze erano connesse tra loro perché l'inquietudine era principalmente frutto dell'incertezza per il futuro. In questi 2 mesi ho dovuto revisionare tutti i miei progetti di vita, rendendomi sempre più conto che l'idea di pianificare il proprio futuro è essenzialmente un'utopia, in quanto esso è spesso influenzato dalla casualità e dagli imprevisti. Io vivo e lavoro a Cork in Irlanda, mentre i miei genitori si trovano in Italia. La preoccupazione è stata tanta e per cercare di non farmi prendere dall'ansia ho provato a pensare il meno possibile ad eventuali situazioni tragiche e sfortunate. Grazie al cielo tutto è andato bene, altrimenti avrei fatto di tutto per volare in Italia e stare vicino alla mia famiglia.
Ne approfitto inoltre per ringraziare i miei genitori. So quanto manco a loro e tutta questa emergenza mi ha fatto pensare molto alla distanza fisica che ci separa. Ciò nonostante, loro cercano sempre di starmi vicino, di supportarmi, di mostrarmi il loro amore anche nei gesti più piccoli. Grazie mamma e babbo, vi voglio tanto bene anch'io. Sì, me ne sono accorto dopo i primi 2 o 3 video. Questa domanda mi dà l'occasione per dire che, anche se non sembra, dietro ad ogni dettaglio c'è stato un determinato ragionamento, dalla scelta delle domande all'allestimento della location. Per ciò che riguarda le luci, posso dire che dopo essermi accorto dell'ombra sul mio viso, ho comunque deciso di non cambiare questo aspetto per 2 motivi. Il primo, cercare di concentrare l'attenzione su ciò che si diceva e no su ciò che si vedeva. Volevo che fossero più importanti le parole delle immagini. Il secondo, per ricordare a me e a chi guarda che io non sono un professionista e non era mia intenzione atteggiarmi ad esserlo, al fine di dare a tutto il progetto un senso di amatorialità, ma al tempo stesso anche di veridicità e spontaneità. Paura nel vero senso della parola non penso di averla mai provata. Diciamo che durante l'isolamento ci sono stati degli alti e bassi. I momenti più difficili sono quelli legati alla solitudine. Io vivo solo in un piccolo appartamento e alcune volte c'è stata la sensazione di sentirsi come in una prigione. Inoltre ho dovuto affrontare l'ansia per il mio futuro lavorativo, la noia, il non voler comunque far pesare i miei tormenti alle persone care. A tutto ciò si sono però contrapposti i tanti gesti d'affetto da parte di familiari e degli amici. Spesso si tende a dar per scontato l'amore delle persone amate. Sentire la loro vicinanza e vedere i loro gesti d'affetto mi ha dato sempre molta forza. La straordinarietà dell'evento ha reso molto difficile il lavoro di tutti i governi del mondo. Errori sono stati sicuramente fatti, però io comunque non ho le competenze per giudicare nello specifico ogni singola attività di governo. Inoltre ritengo che nella lotta contro il virus bisognava fare molto affidamento sul buonsenso delle persone. Da questo punto di vista ho notato un certo egoismo da parte della gente, magari solo in maniera involontaria. Mi lascia un po' perplesso il lassismo di questi giorni, come se ci fossimo dimenticati già dei morti o delle manifestazioni dai balconi di 2 mesi fa. Non faccio questo discorso per prendere le distanze, forse anch'io, ripeto, in maniera involontaria, sto commettendo errori in certi comportamenti. Bisognerebbe cambiare una certa mentalità. Citando Kennedy, non chiediamoci cosa il nostro paese può fare per noi, ma cosa noi possiamo fare per il nostro paese. Molto, mi considero molto cambiato. Sicuramente mi ritengo un po' più pessimista. Ho patito abbastanza l'isolamento e la solitudine, mutando molte delle mie convinzioni e criticando molte delle mie scelte di vita. Sacrifici, decisioni sofferte che in passato mi facevano sentire orgoglioso del mio percorso, durante l'emergenza mi sono apparse alquanto inutili e sbagliate.
Non voglio far passare un messaggio completamente pessimista, ma mi sono convinto che il potere decisionale che abbiamo sulle nostre vite è molto minore di ciò che si pensa. Dall'altra parte, anche grazie a queste interviste, mi sono reso conto delle belle amicizie che ho, la felicità e il piacere che ho nel conoscere persone così fantastiche è una delle gioie che mi danno fiducia e speranza per il futuro. Sono abbastanza preoccupato per il futuro. Credo che tutti dovranno abituarsi a delle novità che un giorno ci sembreranno normali, ma così non è. Un esempio paradigmatico è quello dei controlli agli aeroporti. Adesso sembrano normali molti protocolli di sicurezza introdotti dopo l'attentato alle Torri Gemelle, ma il dover sottoporsi ai tanti controlli lo considero un regresso più che un progresso. Penso che in tanti aspetti si andrà in questa direzione e per forza anch'io dovrò capire cosa posso fare e cosa no prima di tornare a progettare e sognare. Detto ciò, ci sono aspetti della mia vita che vorrei modificare, ma se devo sceglierne uno, forse il più importante è quello di realizzare una mia famiglia. Sento il desiderio di crearmi un mio posto sicuro dove lasciar fuori le ansie della vita e poter ricaricare le mie energie e speranze. Ovviamente non è facile e serve la persona giusta, però avere un obiettivo, un sogno, serve ad andare avanti, serve a ripartire. Come diceva Galeano, l'utopia è come l'orizzonte. Più provi a raggiungerla, più lei si allontana. Allora a cosa serve l'utopia? A camminare. Al momento mi sento troppo fermo, questo è ciò che mi preoccupa di più. So di poter deludere con la mia risposta, ma sono intimamente legato a ciascuna delle interviste che ho realizzato. Il mio non è un tentativo di diplomazia, ma conoscendo bene ognuno dei miei interlocutori, avevo delle aspettative nelle loro risposte. Molte sono state rispettate, ma come già accennato ci sono state delle piacevoli sorprese, affascinanti punti di vista e sconosciuti lati umani da parte degli intervistati, dei miei amici, mi hanno portato a interessanti spunti di riflessione e in definitiva ad apprezzare e amare ciascuna delle mie chiacchierate. Non credo che il virus abbia cambiato le persone. Dietro le varie manifestazioni di solidarietà e fratellanza esiste da parte della gente un forte sentimento di egoismo, menefreghismo e ignoranza. Credo che negli ultimi 20-30 anni, con lo strapotere informativo della televisione e con la sempre più dilagante diffusione dei social network, ci stiamo trasformando pian piano da popolo a pubblico. Osserviamo lo show che ci viene proposto, proviamo emozioni, ci indigniamo, ci rattristiamo, proviamo felicità, ma alla fine spegniamo lo schermo e andiamo a dormire, facendoci scivolare tutto addosso. Se il sentimento più espresso davanti alle disgrazie è quello di vicinanza e tristezza, penso che intimamente la maggior parte di noi ragioni dicendo meno male che non è successo a me, ma siccome gli eventi spiacevoli possono capitare a tutti, quando poi colpiscono noi stessi finiamo con il ritrovarci soli
e affrontarli cercando soluzioni singole e senza piani comuni. Credo che il virus abbia reso evidente tutta questa situazione. Allora, le possibili idee sono tre. La prima, continuare a intervistare nuove persone sempre monitorando la situazione. La seconda, intervistare le stesse persone a distanza di un certo tempo per vedere se sono state mantenute le varie speranze, aspettative e progetti per il futuro. La terza, aspettare un nuovo lockdown. Ovviamente quest'ultima ipotesi è solo una battuta per sdrammatizzare. Anzi, spero che le cose migliorino il più rapidamente possibile e che si possa tornare presto ad una vecchia normalità e non abituarci ad una nuova normalità, come dicono in molti, perché ci sono cose che amavo fare e che non voglio perdere. Oltre ai desideri più lapalissiani, ovvero riabbracciare la mia famiglia, tornare in Italia, rivedere gli amici, tornare il prima possibile a viaggiare in Europa e nel mondo, fin dall'inizio del lockdown l'idea fissa che ho avuto in testa è quella di andare al mare. La mia non è una semplice voglia di vacanza, bensì di uno stato d'animo. Adoro addormentarmi in spiaggia durante il giorno, accarezzato da un vento caldo e cullato dal rumore delle onde. Per me tutto ciò è metafora di serenità, di ozio, senza preoccupazioni o cose da fare. Mi piacerebbe davvero tornare il prima possibile a provare tale sensazione. Bene, comizi di quarantena per il momento si ferma qui. Spero di non essere stato troppo noioso, al contrario mi auguro di avervi interessato e divertito. Ringrazio nuovamente tutti quelli che hanno guardato i video, vi abbraccio tutti virtualmente con la speranza di farlo fisicamente il prima possibile. Buona fortuna a tutti, state in salute, ci si vede presto e ciao.